Abbiamo iniziato per Elisabetta. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Elisabetta ha camminato tanto al punto da avere delle piaghe sotto ai piedi, però ha raggiunto un lavatoio che è colmo di acqua. Lei si immerge per fare un bagno, per riposarsi, per rigenerarsi, per provare a trasformare tutto. Ti dà l'autorizzazione? Si ha gli occhi chiusi, li riapre e sorride con fiducia dicendo sì. Ok, Monica, causa esoterica di tanti echi avuti in Sì, sì, questa e quella spiegazione. l'avevo percepita da subito, la presenza della mamma. Subito, immediatamente, appena si è accesa la videocamera, ho visto lei. Come la vedi? Dove la vedi? In questo momento è come se le stesse stringendo la mano, aspetta, destra. Con entrambe le mani energetiche la mamma le sta stringendo la mano destra. Quasi per, a volte anche come per non farla tremare, per darle tutto il supporto possibile per arrivare a sciogliere i blocchi, della vita che lei si porta avanti da tanti tanti anni. La guarda? È, quasi dietro di lei, a metà tra accanto e dietro di lei, è quasi proprio per sorreggerla. Nome del progetto di Elisabetta, prima sessione. Ma sai che mi viene incredibile ma vero? Cioè, come se si fossero concatenati una serie di eventi e di questioni che a un certo punto la stessa Elisabetta può aver considerati assurdi, ehm, diciamo così, fuori dall'ordinario di questa vita, ok? Non completamente spiegabili se inquadrati solo in questa vita. Però questo è molto importante perché ha permesso a lei di andare oltre alla visione di una realtà oggettiva, di vedere la vita come un sogno, di vedere la vita come concatenata a un tutto. Nome della sua anima. Allora, mi viene un nome che probabilmente, cioè, nel senso è un fiore, però a me viene anche sotto forma proprio di nome, che è Amarillide. È giallo? Io lo vedo rosa, con qualche sfumatura bianca. Ma normalmente di che colore è questo fiore? Tu lo conosci? Allora, non so se è quello che intendo io, mi sembra che di solito tipo sembra un giglio e non lo so, forse di solito fucsia, non lo so, sai che non Sì, lo so. sì, la sto guardando adesso. Ah, sì, è una specie di giglio, ma di tanti colori in realtà. Mm. Mhm. Questo qua, il suo invece è più, non è proprio fucsia, è più sul rosa, diciamo. C'è anche rosa. Nome dello spirito. Qua mi viene come dici tu il giallo, però del fuoco. Un fuoco che è rosso ma con tanta componente di giallo. Vibrazione di Elisabetta. 3 miliardi. Consapevolezza. 150. Anima. 46. Ok. Quindi spirito 54. Vite precedenti. 2006 finale. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 36. 9,3 le capacità medianiche, siccome lei lavora con gli animali, potrebbe, non direttamente, ma insomma, ha a che fare con gli animali, la comunicazione telepatica con gli Certamente, animali. certo. 3D,
Mm, circa 70, Vivacità animica. 100. Benissimo. Causa esoterica dei grattini alla voce che ha avuto nell'esposizione dei punti, non avendo nessun tipo di patologia, mm, alle vie respiratorie attualmente. Qua vedevo come due energie contrastanti, cioè vedevo la mamma appunto che gli dava proprio questo sostegno, questo conforto, e poi l'energia del padre invece decisamente più soffocante, più bloccante, e le dava proprio anche la difficoltà di emettere in maniera pulita il suono della voce. Entità eteriche. Um, c'è un elefante del secondo universo che con la propria proboscite vorrebbe aspirare il benessere e la prosperità di Elisabetta. Poi c'è un pipistrello che vorrebbe spegnere la luce di Elisabetta, vorrebbe portarla al buio, alla cupezza e nascosta. Poi c'è un coccodrillo che ha l'obiettivo proprio di un po' terrorizzarla, spaventarla, farla stare in un angolo, per poi, come dirti, minacciarla che se lei non sta in quell'angolo, andrà prima a soffocarla e poi a divorarla. E infine c'è un uomo del tempo che è come se continuasse a proporle la sua energia, del passato, per appunto imprigionarla all'interno del passato, quindi facendo sì che lei continui a nutrirsi della sua stessa energia passata. Basta. Mm, Entità mentali. Aspetta, allora, stringere, patatrack e accidenti. Stringere è proprio un'entità mentale che vuole farla sentire stretta in una morsa, al punto tale da non poter respirare, da sentirsi soffocata, creandole, delle difficoltà a procedere nel proprio cammino di vita. Ed è di livello, direi, 5. Poi c'è Patatrack ed è questa entità mentale che tende a creare delle fratture più o meno grosse, quindi possono essere delle crepe oppure proprio delle fratture evidenti, a volte proprio all'interno di Elisabetta, a volte nella sua vita esteriore. E in particolar modo qua è riuscita molto bene questa entità mentale in un certo tipo di patatrack economico. Questo tipo appunto di, diciamo, di fallimento, di disastro economico che lei ha avuto Il a debito. causa del rapporto, sì, con il marito, sì, esatto. E lì è stato il massimo del trionfo, no? Per questa entità mentale. Per cui ti dico che nel momento in cui questa entità mentale è riuscita a raggiungere quell'obiettivo, io l'ho vista a livello 8, però io al momento presente la vedo tra il, diciamo, grosso modo 4, massimo 5. Accidenti. È un'entità mentale che vuole, perlomeno prova a generare con una certa periodicità una serie di imprevisti, di fastidi, ehm, anche di rifiuti eh, che può ricevere Elisabetta, per non farla stare a proprio agio. E questo appunto si deve ripetere con una certa periodicità. Livello? Problemi, battute d'arresto, cose del genere. Anche questo siamo sul livello, direi 5, a volte 6. Impianti. All'orecchio destro
c'è un auricolare che crea anche a tratti una sorta di brusio, di confusione di pensieri, che vedo che interferiscono anche in parte sulla sua capacità di scegliere e di discernere. In alcuni momenti, appunto, questo brusio è più forte, per cui lei ha avuto maggiori difficoltà ad inquadrare bene le persone davanti a sé, a capire bene la natura di queste persone. Poi adesso vedo che davanti al cuore ha come una staccionata, proprio perché diciamo che viene utilizzato come strumento di difesa affinché nessuno la oltrepassi per raggiungere il suo cuore. Però di fatto poi rappresenta proprio anche un'ostruzione al cuore di poter completamente esprimersi. Una staccionata simile c'è anche a livello dei genitali, eh, dove lei indica in questo modo proprio un divieto d'accesso alla sua intimità, perché è esageratamente ferita nel passato. E poi ci sono dei chiodi infilati sotto i talloni, entrambi i talloni, che devono farla stare un po' come posso dirti, scomoda, a disagio. E non deve stare bene, tranquilla, nel benessere, nelle situazioni quotidiane, ok? Ma deve sempre proprio stare così, sui chiodi. Basta. Beh, malissimo. No. Chiamiamo nel cinema la sorella non amata. La sorella amata. Allora, la cosa strana è che mi viene come se avesse gli occhi storti, Storti come? In giù, in su? convergenti. Convergenti. Sì, esatto, verso il naso, quindi, come a dire, sei di uno che per tanto tempo è rimasto corrucciato, parlo di anni e anni e anni così corrucciato, e che sanno anche un po' però di cattiveria, no? Alcuni personaggi dei fumetti ce li hanno anche un po' così, quelli particolarmente crudeli, no? E mi viene appunto anche, non so, come se Sono fosse rimasti così. verde. Sì, verde. Viene quindi. Sì, sì. Cosa ha in mano? Ma adesso in mano è come se un'anforetta verde. Elisabetta, posso dire la tua città? Sì. Ci sono problemi. Ok. No, questo per dopo. Una foretta verde, verde di bile. Allora, ha il vetro verde e anche il liquido è verde, però in realtà questa anforetta verde è come se in realtà mi parla qualcosa, sai, di altro, come se in realtà fossero dei beni, non so se sono dei beni comuni che lei dice no, sono miei, non sono tuoi, una cosa simile. L'ex marito. Ex marito. Sì, solo Missing. che no, no, c'è, lo percepisco un po' come viscido, mm, anche un po' bavoso, non lo so, mi viene una cosa così. Può essere che sia la persona che è invischiato in problemi, Mm. Eh, mm, l- però Il mi capo. evoca una sensazione di ripugnanza. Ma quindi viene però. Sì, 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 sì. È anche implicato, quindi deve venire per forza. Allora, aspetta, c'è il capo, non riesco bene a capire perché mi propone questa cosa di rame, non lo so. Eh, non so se è una spirale, un qualcosa di rame, viene con questo oggetto qui.
Il collega con cui c'è una simpatia. Ha un bel sorriso. Oh. Allora, recap, così è da un anno che ci segue, Elisabetta capisce un attimo come stanno le cose. Elisabetta un giorno va a un corso di olistica, diciamo, e tra una cosa e l'altra, una persona gli parla delle sessioni di Lucio Carsi con le sue medium. Lei va a casa, le vede ed è come le ciliegie, una tira l'altra. Inizia a vederla, inizia a vederla. Alla fine della fiera Elisabetta ci dice: Io comunque non è che ho una brutta vita, adesso finalmente dopo varie peripezie ho un buono stipendio. Certo, ci sono ancora dei debiti, degli strascichi del passato, però chi l'ha detto che ci si deve accontentare? Giustamente lei avrà pensato, io voglio fare il salto. Questo consciamente o inconsciamente, quindi oggi è qui ed ha portato anche dei punti ben analizzati. Un rapporto, il parterre del cinema, eccetto il collega, è tutto una rappresentazione di disastri. Una sorella che è più grande di lei, che l'ha sempre detestata e le ha sempre fatto guerra, dalla nascita a oggi. Un ex marito che le ha imposto svariate questioni e anche un debito, il capo la vessa e al lavoro tutti la invidiano sempre, da qualunque, da sempre, insomma, in ogni lavoro, in ogni ambito lavorativo. Ci sono delle entità eteriche, beh, ce le prendiamo e ce le mettiamo in saccoccia, ci sono degli impianti, idem, ci sono delle entità mentali. Però c'è la possibilità di capire sotto tanti punti di vista come stanno le cose. Partiamo dalla sorella. Vite precedenti. Causa esoterica di questo odio viscerale, ancestrale, profondo, che ha superato la normale, ogni tanto normale invidia dei fratelli grandi per i fratellini piccoli che si prenderanno tutto l'affetto e l'attenzione dei genitori. Io ne so qualcosa. Allora, fondamentalmente, come hai detto tu, il suo problema è uguale in tutti gli ambiti, ovvero lei deve volare basso per non andare a irritare, le persone, ok? Perché tutti partono con lo stesso meccanismo. Invidia, gelosia, possessività, cose del genere. Mm? Io vedo che fondamentalmente è importante una vita che è come si è conclusa lasciando degli insoluti molto importanti e che chiede in questa vita di risolvere questi insoluti. Io in questa vita, infatti gliel'ho chiesto se lei ha una familiarità rispetto a certe architetture importanti, antiche e nobiliari. E lei ha confermato, perché io l'ho proprio vista come una giovanissima donna. Io non so neanche se avesse 20 anni qua. E, bellissima, Sedicenne. Mhm. sì, bellissima. All'interno di questo castello. Mm. Però, per come mi sembra di vedere, lei è già sposata qua. Insomma, una volta avvenivano, no, questi matrimoni in giovanissima età. Qualcosa che può essere la fine del 1800, più o A meno Napoli. 1870. Sì, è a Napoli. Mm. È a Napoli. Descrivici il palazzo. È un Non lo castello? vedo, sembra un castello perché ha i classici merletti in cima, però lo vedo con una torre. Allora, è la torre che mi sembra avere i merletti. E quindi non mi sembra proprio un castello, cioè la torre sembra un castello, come se Mhm. fosse un castello in miniatura, però la restante struttura non mi sembra un castello. È Esatto, una esatto, sembra villa una villa. lontana dal mare di Napoli, dal Golfo. Sì, mi sembra un po' in altura, diciamo. E Mm, giardino messo nel verde.
Sì, certamente. Che succede a questa ragazza? Come si chiama? Secondo me è Amarillide. Il nome della sua anima. Sì, proprio perché l'anima vuole che lei riscopra questa vita. Ah, quindi è molto aggraziata anche. Suona, che cosa suona qua? Una viola forse. Eh? Suona Mhm. una viola? Mm? Mm. Eh, molto intelligente, un po' tipo un fan prodige, diciamo. Ma quindi questa è una bellissima vita? Insomma, Che succede? non troppo. Eh, Iperprotetta, diciamo così. Vedo che si sposa, perché qua io mi sembra di vederla sposata. Eh, Questo che la sposa, tra l'altro potrebbe anche essere un matrimonio felice questo, eh? Cioè, nel senso, loro si conoscono poco, però potenzialmente c'è una sintonia. Eh, Lui è più grande, però quando mi sembra di capire che quando lui ha scelto di sposare questa giovane ragazza, aveva una relazione. Non so come spiegarti, una relazione un po' che lui considerava non tanto importante, con una che ai suoi occhi era una sciacquetta. Ehm, Questa sciacquetta, chiamiamola così, che Ah, io vedo Giovanna, era la sorella di oggi. No. allora, aspetta, perché questo non lo so, perché sono un po' indecisa, perché vedo che Giovanna chiede a una fattucchiera di fare una fattura a morte contro Amarilde. E? E non lo so, perché aspetta, perché a me sembra che in realtà, allora aspetta, perché non riesco a capire, sono sincera, se la sorella è la fattucchiera o è questa Giovanna. Mm. Mm. Mm, Vabbè, poco importa, comunque. sì, Da infatti. qua si capisce. Ok, anno, Allora, come anno mi viene 1879. cognome della famiglia. Eh, Amarillide? non lo so. Vabbè, se vedi qualcosa. De? De, Fusco? No, De P. Petris? Come se avesse a che fare, non lo so, con qualche pontefice, sai? Ah, Non lo so. Non lo so. De Pietro? De... Esatto, come se evocasse qualcosa legato al pontefice. Ma non è Pietro. Eh, Mi hai detto Pietro, non mi sembra. Va bene. Mm, Il marito è qualcuno nella vita di Elisabetta? no. No. Bene, cinema delle vite precedenti. Mettiamo Amarillide, trasparentina, che contemporaneamente sta vivendo quella vita lì. E o la fattucchiera o l'amante respinta sciacquetta accanto. Sì. Cosa fa la sorella nel cinema di fronte a una altra sé di un'altra vita? Allora, la sorella ha molta difficoltà a riconoscersi che quell'altra sé è lei. Beh, la può anche toccare, allunga la mano e la tocca. C'è un rifiuto da parte della sorella, appunto, ad accettare questo stato di cose. Mm. No, io non la sento pronta.
Mhm, per specchiarsi, mentre Elisabetta è molto pronta per specchiarsi e mhm. vedere tutto, la sorella no. Quindi la sorella non vuole la verità. Mm, non è quella la verità, ecco, Ma per il in suo realtà, sistema mentale. sì, però allora, adesso entro io in mezzo ai due cinema e dico, quindi non vuoi sapere la realtà e la verità delle cose, vuoi vivere nella tua finzione, nel tuo giochino. Sì. Perché se ti basta allungare una mano e toccare la sciacquetta o la maga, ok, la fattucchiera, per capire con le tue stesse identiche forze se sei tu quella lì oppure no, se ti rifiuti, vivi nel tuo sogno, nel mondo di Barbie. Lei dice che, al momento dice che lei, come la propria madre, in tarda età saprà capire. E perché non adesso? Perché adesso vivere nel mondo dell'Ape Maia, dei cartoni animati, dei giochini dei bambini. Perché adesso bambina e quando sarà vecchia in carriola deve capire tutto. Le si sta proponendo un'opportunità, allungare una mano. Perché non lo vuole capire da sola? Se è o non è così. Sento una forte resistenza. Cioè, tutto quello che tu dici, proponi è molto sensato, è molto equilibrato, però sento proprio resistenza. Quindi il suo rifiuto può essere tradotto, se vuole lo ripete queste frasi, voglio vivere nei cartoni animati. Come se lei volesse bruciare all'inferno, perché sai che cosa? Secondo me poi, anche se lei non lo sa, ha attivato a sua volta un meccanismo anche di punizione di se stessa, rispetto a quella vita, ma non lo sa. Va bene. Domanda analoga all'ex marito. L'ex marito le ha imposto dei debiti. Ci sono delle vite passate con lui? Vediamo un attimo. Mm. Allora, aspetta, perché qui c'è un medico che chiede una certa tariffa per poter somministrare un certo tipo di cura, che però in realtà non risulterà efficace. Ehm, In verità io vedo che questo medico è sempre lui e chi ci casca è lei, perché lei in questa vita è un padre di una bambina, quindi la cura andrebbe per la figlia. E ci casca, diciamo così, illudendosi che questa cura molto costosa, eh, spera, no? Ovviamente il padre spera di poter guarire, e si ritrova truffato. Io ti direi una cosa, che in verità, visto che la vita è un po' simile per certi aspetti, si tratta di un qualcosa che Elisabetta non aveva compreso né in quella vita lì in cui lei era il padre della bambina malata, né in questa vita qui, eh, ovvero l'attivazione della sua capacità di discernimento, di intuizione nel comprendere le situazioni e le persone. Ed infatti lei ha diverse entità, sia eteriche che mentali che impianti, che vanno proprio ad ostacolare questo aspetto qui. Il discernimento. Sì, eh, quella scintilla, quella cosa che scappa, che ti fa sentire chi hai davanti, che cosa hai davanti, Mm. come comportarti e avere il coraggio di aver fiducia nella tua intuizione. Il mi fido o non mi fido, non mi piace, Sì. e non è il mio compagno, quindi mi devo fidare.
Sì, anche perché diciamo che poi in questa vita lei l'aveva presa anche come puntiglio, poiché il padre aveva ostacolato questa relazione, Mm. e lei ha detto, vabbè, no, capito, di contrasto, no, io vado avanti, la porto avanti, proprio per oppormi a mio padre. Mm. Ehm, Cosa fa l'ex marito nel cinema? no, non gliene frega niente, Ok. no, proprio niente. Causa esoterica dei conflitti e delle invidie subite al lavoro. Colleghi e capo. Sì, molto sono dovuti proprio a questa vita in cui è amarillide. Come ti posso dire? È proprio una creatura eccezionale, sia esteticamente sia come doti. E lei ha questa problematica di invidia un po' da parte di tutto il paese, ma lei è come se non ne fosse consapevole, cioè è come se fosse qui proprio una creatura innocente, candida, che non riesce minimamente a percepire le malelingue, il malocchio proprio della gente. Talmente tanto è pura, Ha gli occhi azzurri. però il blu, io Mm. glieli vedo, Mm. blu, È bianca, blu no? Di mare, pelle. chiarissima. Mm. Scusa, ma chi era questa Amarillide? DNA completamente umano? C'è qualcosa di venusiano? Il DNA eterico, ovviamente, di Elisabetta è sempre lo stesso. Um, no, 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 perché è come se il DNA eterico di Elisabetta rimandasse a un qualcosa di meno acquoso. Cioè, mentre in questa Marilide vedo molto la componente acqua, mm, in, in Elisabetta vedo più la componente fuoco, anche se è rimasto il fatto che il colore prediletto di Elisabetta è il blu, azzurro, no? Il rimando. Va bene, problemi di soldi, spese maggiori delle entrate, la causa esoterica è tutto quello che abbiamo visto. Sì, perché questa fattura, fatta da questa strega, diciamo così, da questa parrucchiera, era fattura a morte per lei, ok? E di disgrazia economica per i genitori di lei. Mhm. Ha Um, funzionato. Amarillide muore e la famiglia va in rovina. DP qualcosa sì, va in rovina. Vendono il palazzo. Il palazzo esiste ancora oggi a Napoli? O stiamo parlando di altre linee temporali e tutto il bordello della creazione? allora la Come, risposta mi viene no. come sono professionali a volte, è vero? Sì, molto. Tutto il bordello della... Dicevi, scusami, il palazzo no, non c'è, No, no. caduto. No, però in lei è impressa fortemente questa attrazione e questo senso di familiarità in questi luoghi nobiliari, perché è questa antica memoria. Mhm. Lei non si sente, come posso dirti, a disagio davanti a un qualcosa che è più grande di lei, no? Si sente che è un qualcosa che le appartiene per certi versi. Bene. Allora, stiamo analizzando, non lo facciamo quasi mai, tante vite parallele, precedenti, cioè parallele. Quindi un'Elisabetta potrebbe dire, vabbè, dai, tanto quella fattura era in un'altra vita, quindi sti cavoli. E invece potrebbe ancora essere attiva. Dov'è questa fattura? Dove la ubichiamo, etericamente parlando? Parliamo dell'energia, alla fine, perché tutto Mhm, quanto è energia, quindi non è la fattura in sé. L'energia che è rimasta è quella che ha vinto l'invidia, intanto, che ha, diciamo così, l'innocenza totale, la purezza totale,
è risultata dannosa. Mm? Quindi energeticamente ci sono queste correnti qua. Mhm. L'amore è impossibile, quindi alta energia, diciamo così. Ehm, sì, direi queste tre focus principali di energia che vivono e continuano, diciamo così, ad essere presenti all'interno di questa esistenza attuale di Elisabetta, da sempre. In tutti gli ambiti si ripropone l'invidia, in tutti gli ambiti, diciamo così, si ripropone questa, diciamo così, difficoltà economica. Mm. Stanchezza economica nel portare avanti i progetti. Difficoltà economica. Che cosa è stato utilizzato come parole, gesti, oggetti per la fattura? Così, breve. Formule, mm, canti, preghiere, candele, zampe di gallina, cose così. Allora, allora, c'è stato, io vedo però anche per come lo vedo io, un reale avvelenamento, Mm. ok? Non c'è stata solo la fattura, perché è come se avesse provato etericamente a dover, come posso dirti, come se fosse uno strofinaccio di quelli che strizzi, a fare così con questa ragazza energeticamente. Quindi la sua purezza di ridurla così a brandelli, ad uno straccio strizzato. Però vedo che questa ragazza giovane effettivamente inizia a sentirsi molto stanca, vedo queste occhiaie, questa fragilità, eccetera. Però sembrava non voler mollare la vita. E allora mi sembra appunto che ci sia questa specie di dono, di un cesto con penso un dolce tipico. Lo vedo come se fosse un piccolo panettone, diciamo. Mm? Avvelenato. E, sì, quello sì, Cioè lei si sente male per la fattura e poi le esatto, mandano al colpo di grazia, la avvelenano. esatto, esatto. Dopo diversi mesi che questa fattura sì, la stava indebolendo, ma non la stava facendo morire. Mhm. Portale aureo. Chiamiamo la mamma, con cui lei ha sempre avuto un ottimo rapporto, e il papà, che in realtà lei ha chiamato come disincarnato, mancato circa 7 anni fa. La mamma sta come piangendo delle lacrime di luce, le vedo proprio scintillanti. Ehm, è come se volesse. mm, Allora, è come se avesse tantissime facce, tantissime sfaccettature, tantissime possibilità di prospettiva la mamma, no? Proprio mi dà l'idea della multidimensionalità. E quindi in una di queste sfaccettature è come se mi facesse sentire per un istante il dispiacere di non aver ehm, vissuto l'amore in vita con la figlia. Ma sempre tanti contrasti, litigi, incomprensioni. Come se le piacesse, sarebbe piaciuto questa confusione che hanno adesso, questa bella comunicazione, averla anche in vita. C'è questo piccolo rammarico, ma è piccolo, perché poi in realtà è come se mi mostrasse un'altra sfaccettatura di sé e mi fa vedere quanto il rapporto che hanno creato adesso è pienissimo. È molto autentico, è di grandissimo affetto e di sostegno reciproco. Allora, il padre, vediamo un po' se il papà riesco. Papà mi arriva con un bastone, anche un po' a minacciare, a brandirlo così, no? Contro chi? Noi che l'abbiamo chiamato? Come espressione, diciamo così, della sua personalità, non propriamente contro di noi, Mm. ehm, come il suo modo di arrabbiarsi. Borbottone.
I È un po' di sette più. anni ancora lì, a quel Eh, punto? allora, può darsi che questa sia solo un'immagine che mi ha voluto dare di come lui era, ok? Non che di quello che lui è ora. Allora, come è ora, lo vedo proprio come se fosse uno studente su una seggiolina di legno piccola, quindi come se fosse tipo, per dirti, un bambino delle elementari, e sta imparando. Mm. Diamogli una Vic. Eh, È il momento della merenda. Suona la campanella e l'intervallo. Si mangia una bella mela Vic e si beve un bel tè senza zucchero viccoso. Così acceleriamo un pochettino e questi 8 anni li facciamo fruttare. 7 anni li facciamo fruttare. a un certo punto si sta anche diceva, voglio la mia mamma. Da che può chiamare? È lì nell'oltre. È tutto lì nell'oltre, è così facile, non c'è bisogno neanche di prendere la macchina per spostarsi, ci si sposta e basta. Non bisogna mangiare, bere, dormire e mi fermo Sai che qui. in effetti questo ehm, nodo che è rimasto, anche molto brutto, perché lo vedo un nodo con dentro, non so, anche quasi dei cappelli, degli sfilacciamenti così, ed è il nodo che è lì irrisolto tra lei e il papà, vedo che ha proprio bloccato anche il papà. Cioè, li ha bloccati entrambi. Mm. Marito e moglie, come li vedi insieme a No, non interagire? sono insieme. Non sono insieme. No. E mamma, messaggio alla figlia e viceversa. Ehm, Siamo anime speciali che hanno scelto di guardare ovunque tutto. Unisciti con me e vedo che è come se ci fosse una sorta di sovrapposizione e penetrazione della mamma con Elisabetta e vedo che è come se si creasse una specie di luce d'oro che ha dei raggi che raggiungono questo nodo, come dei raggi laser. Raggiungono questo nodo che rappresenta proprio il rapporto irrisolto tra Elisabetta e il papà. E vedo che proprio grazie a questi raggi laser inizia mano a mano sciogliersi alcuni nodi di questa corda, perché ci sono più nodi. Anche il papà vedo che prova a partecipare, anche se lo sento più debole come energia, però anche lui sta mettendo un contributo. Li vedi tutti e tre insieme, madre, padre, figlia. Sì, anche se vedo l'anima di Elisabetta e della mamma più evolute, diciamo così, ok? Che sono riuscite a fare un lavoro maggiore. Il padre adesso lo sta facendo, però è come se facesse più fatica, c'è più lentezza. È come se lui per diversi anni fosse rimasto anche più materico. E sento molto anche azzurro e blu che ruota intorno a questo processo di scioglimento del nodo, come se si creasse un vortice di energia blu, di acqua. Sto nodo, forse anche, sai, ricorda un po' il nodo anche dei marinai, man mano si scioglie. Vedo il padre proprio che cresce, nel senso che si sviluppa, che si evolve. Più i nodi vengono sciolti e più lui cresce.
e allo stesso tempo anche Elisabetta, vedo che si espande. Però Elisabetta adesso io la vedo d'oro, gialla oro. Cambio di messaggi, quelli che vedi, anche tra la madre e il padre, tra di Il loro. padre dice a Elisabetta, ti ho sempre voluto vedere come la mia bambina, e invece sei un'anima nell'infinito. Ehm, cioè la madre ed Elisabetta sono in uno scambio continuo, in realtà diciamo anche quotidiano. In questo momento vedo solo un gioco di sguardi, perché l'anima della mamma è sopra di lei e Elisabetta ha la testa leggermente rivolta verso l'alto. Si stanno proprio scambiando come un gioco di sguardi, intesa. Li riassumiamo con una parola, una frase. Mm, siamo a un punto in cui io sono te e tu sei me. Come definiresti questa affinità animica così forte? Non consueta per niente, anzi. Mi viene coscienza. Cioè, non so, è un discorso non tanto di affinità animica, ma come dirti di evoluzione di entrambe che arrivano a comprendere con me la realtà, come stanno davvero le cose. Coscienza infinita. Sì, Va bene, salutiamo tutti. La mamma era nel portale aureo. sì. Lei a volte nel portale aureo e a volte accanto a Elisabetta. Entra, esce, fa quello che vuole. Sì, sì. Sì, Il qualche papà volta no. prova anche ad andare dalla sorella, eh? Ah. E riesce? Di notte. Ma sento che la sorella reclama delle cose, come se sentisse vittima di ingiustizia. No. Oh, povrecita. Viene una voglia di andare davanti alla sorella con il palmo della mano così, sveglia, sveglia, anche perché se lei è lì che cincischia, ci rompe il cazzo a tutti, ci Certo. rallenta tutti, sveglia, poverina, l'ingiustizia. Questa cosa della sorella brutta di Cenerentola ha rotto le palle, ce l'hai col mondo, poverina, quante ne conosco che ce l'hanno col mondo e stanno lì a perdere la propria vita, a odiare una sorella perché poverina è nata, a attaccarsi a una vita parallela che va presa, impacchettata, chiusa e stop. Sveglia, 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 sveglia. Il mattino è già sorto da tanto tempo. Che fa questa qua? Questa, come tutti gli altri in queste condizioni. Vi dico sinceramente cosa sento. Mhm. Ecco, adesso ti ci metti anche tu. Ah, poverina, povresita. Bene. Causa esoterica delle intolleranze alimentari. Nel 2021 succedono fatti della vita, lavoro perso, pandemia, e lei, da persona perfetta, con un perfetto rapporto con il cibo, inizia ad avere problemi. Disbiosi intestinale, intolleranze alimentari, si gonfia come un pesce palla. E lei percepisce quasi un avvelenamento ed è un momento importantissimo per lei in cui inizia il suo vero risveglio, sai? Ed inizia veramente a percepire anche sprazzi di quella vita in cui lei poi effettivamente è stata avvelenata. E questo è molto importante perché lei in questa sua vita attuale ha la possibilità di riportare equilibrio in tutti quelli che sono stati, diciamo così, gli incidenti, avvenuti in quell'altra vita. E il risveglio inizia proprio così, nel sentire tutte queste intolleranze alimentari. E insieme a rendersi conto,
che cosa sta succedendo nel mondo, che cosa sta succedendo nel suo rapporto di coppia. Ovviamente tutto molto doloroso all'inizio, perché lei fino a quel momento un po' dormiva, diciamo, no? Quindi il risveglio è un po' brusco, però è fondamentale e in effetti adesso inizia anche a stare meglio rispetto a quel versante lì. Credo che da questo momento in poi starà ancora decisamente meglio. Va bene, giunto a questo punto, l'anima di Elisabetta può andare al cluster e può anche sistemare la questione della fattura, ora che ne ha contezza. eh, Considerandola per quello che è la fattura in un'altra vita parallela, che comunque incide in questa, è un'energia che lei ha accettato. Può, dimmi se lo fa, non accettarla più, quindi visivamente potremmo vederla con un sacchettino eterico ognuno al suo posto, prendere il veleno di Amarillide, tutte le parole legate alla fattura e mettercele dentro a questo sacchettino eterico. Tutte le azioni legate alla fattura le mette dentro e le riporta a chi l'ha realizzata. La sorella di oggi e la o fattucchiera o sciacquetta di ieri. Come gli escrementi degli animali prima di essere buttati nel cestino. Questa è energia tua. Io la nego, non l'accetto più, non do più questa autorizzazione. Allora, io vedo che lei mette questo sacchettino che è un po' simbolico, no? Perché a volte proprio nei rituali vengono preparati questi sacchettini e lo rinchiude all'interno di un cofanetto, come a proteggere da questa sostanza quasi radioattiva. Il sacchetto sarebbe radioattivo, no? E questo cofanetto molto bello e antico lo consegna nelle mani della propria sorella. Ehm, e dice, adesso sai tu che cosa farne. Mm? In questo momento è come se fosse inoffensivo perché è dentro al cofanetto, ok? Perché ad essere malefico, diciamo così, maligno, è il sacchettino che c'è all'interno del cofanetto. Ok? Mm? Lei non Eh, ce l'ha più, ce l'ha chi l'ha prodotto. esatto, La sorella o l'altra vita. Nell'altra vita adesso riesce a vedere se è la fattucchiera o la sciacquetta. penso la sciacquetta, La sciacquetta. Giovanna. Mm. Tutta panna. Ehm, Ok. mm. Anche Giovanna ha lo scrigno. Sì, 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 Cioè avviene in tutte assolutamente. e due le vite. Esatto, 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 in contemporanea, sì, sì. Cluster. Facciano quello che vogliono. Il cluster è come una croce di legno che sta sprofondando giù nella terra. È un po' inquietante però l'immagine, perché è un qualcosa che viene nascosto, che viene ingoiato, ed è un po' tutto buio, un po' lugubre intorno. Anche perché effettivamente diciamo che lei, Elisabetta, si è portata una bella croce, a dover sempre nascondersi, a dover sempre fare diversi passi indietro per non irritare, hai capito, le sensibilità delle persone che si sentono magari surclassate o cos'altro, no? Lei dice che non vuole più nascondersi, lei dice che vuole essere liberamente se stessa e quindi sceglie proprio tutta questa immagine oscura di terra e di croce che sprofonda, la butta in un portale definitivo e vedo tutto il panorama che si illumina. C'è una luce bellissima e lei è molto felice. Cosa mette qui al suo posto? È come un sole perpetuo. Però non so, è strano perché è come se fosse allo stesso tempo un sole e una luna. Lei ha molto la necessità di integrare, no, queste energie dentro di sé, l'energia maschile e l'energia femminile. E quindi crea questo ad eternum che è completo. C'è un avatar ancora?
se fossero rimasti dei ferri e quelli per fare la maglia, che in realtà venivano utilizzati più che altro per steccarla, per farla stare al suo posto, venivano usati come degli uncini, no? Ehm, Lei dice basta a tutte queste angherie, queste piccole torture, basta. E quindi butta anche questo dentro il portale definitivo. E un sorriso vedo che illumina tutto quanto. Di luce. Sì. Sembra un po' le lacrime di luce della mamma. Mm. Le entità eteriche e poi le tre mentali, stringere, patatracche e accidenti esistono ancora. No, Impianti, no. vibrazione, Mm, 366, consapevolezza, 175, PS, 58, vite, 1749. la vita di Amarillide esiste ancora. Allora, mm, l- allora, vedo che lei dice di no a questo matrimonio e diventa più grande. In questo suo diventare più grande dà proprio spazio alla propria anima, al proprio il proprio intuito. Quindi sta anche un po' più attenta a esporsi, meno Mm. malena, insomma. Non Ah, so se hai visto il film. e cambia la... No, non l'ho visto. E cambia, Vabbè, meno come dirti, la sua invidiata. energia. Sì, esatto, meno invidiata. Cervello, capacità medianiche era 9,3. Eh, lo vedo quasi a 10. Suscettibilità ipnotica era un po' basso, 36. Adesso lo vedo a 57, 60. 3D, Aspetta, cosa che mi dice? 35. tutto molto bene. Potremmo perderci nei soliti messaggi finali alla sorella, in realtà lei dà il messaggio che vuole a quelli che vuole, a cui vuole darlo nel cinema. Vedo che invita il proprio amico collega perché vuole un qualcosa adesso di spensierato. Mm. Vuole andare con lui a fare una passeggiata e poi fermarsi a prendere qualcosa insieme, uno spuntino insieme. Mm? Qualcosa anche da passeggio, vedo. Cosa? Sceglie. Perché vedo il cuopo, no? Il cuoco. Ci sono delle palline dentro questo cuopo. Ok, fine così. Si fanno una passeggiata. Sì, vedo che lei è leggera e frizzante, c'è uno scambio di battute, stanno ridendo, e tutto intorno gli alberi, le siepi, adesso sono accanto a delle siepi, è come se partecipassero. È un bel momento anche di collaborazione con la natura. Lei lo guarda quando lui non la guarda, ma lui sa che la sta guardando. Lei lo sta guardando. Sì, in questo momento però sento di più, come posso dirti, la spinta di Elisabetta verso se stessa Mm. e sento un forte sentimento di amicizia. Si concede qualcosa di bello. Messaggio finale di Elisabetta a se stessa. Sono il centro della mia vita e come un centro con i miei raggi mi congiungo a tutto, rimanendo il centro della mia vita.
luminoso e immortale. Ottimo. Come la vedi? Benissimo, raggiante. Immagine finale? Non solo di Elisabetta, può essere un'immagine in generale. C'è il mare accanto, la vedo di spalle, quindi è come se passeggiasse, sì, più o meno su un lungomare, e davanti ci sono dei fiori giganti di colore rosa. Degli amarillide? Ho degli iris giganti, bellissimi, Va bene. esotici. Abbiamo finito.